Ciao ragazzi, in questo tutorial continuiamo il discorso iniziato nel video precedente sulle disequazioni di secondo grado e vediamo come si risolvono le disequazioni di secondo grado con discriminante nullo oppure negativo. Iniziamo. Dobbiamo risolvere la disequazione x quadrato più 6x più 9 maggiore di 0. Osservando attentamente il termine di sinistra, ci accorgiamo che è un quadrato di binomio, poiché sono presenti due quadrati, x alla seconda e più 9, che è il quadrato di 3, ed un terzo termine che è proprio il doppio prodotto di x per 3, cioè x per 3 per 2, cioè 6x. Quando ci accorgiamo di questo fatto, e cioè che nel termine di sinistra è presente un quadrato di binomio, sappiamo già che il delta è uguale a 0 e possiamo dunque già rappresentare la nostra parabola stilizzata che tocca l'asse delle ascisse in un solo punto. Se però non ci accorgessimo di questo fatto, potremmo comunque calcolare il discriminante delta, mediante la formula delta uguale a b alla seconda meno 4 per a per c, e dopo aver svolto i calcoli ci accorgeremo comunque che il delta è nullo, e dunque che la nostra equazione associata ammette due soluzioni reali coincidenti. A questo punto possiamo rappresentare la nostra parabola stilizzata, che, come già detto, interseca l'asse delle ascisse in un solo punto. Ora dobbiamo osservare il verso della disequazione, che è maggiore. Quando è presente il verso maggiore, ci dobbiamo chiedere quali sono i punti della parabola che si trovano al di sopra della retta? Cioè, ci dobbiamo chiedere, questo punto, ad esempio, è sopra la retta? Evidentemente sì. Questo punto? Sì. Quest'altro punto? Sì. Quest'altro punto? Sì. E anche tutti i punti qui alla destra del vertice. L'unico punto che non si trova al di sopra della retta stessa è il vertice, poiché il vertice si trova alla stessa altezza della retta. Riassumendo, tutti i punti della parabola si trovano al di sopra della retta, tranne il vertice. Per sapere dove si trova il vertice, dobbiamo risolvere l'equazione e determinare la sua ascissa, cioè la x corrispondente. Utilizzando la formula risolutiva semplificata, x uguale a meno b fratto 2a, poiché il delta è nullo, otteniamo dopo aver semplificato x uguale a meno 3. L'ascissa del vertice è dunque meno 3 e l'insieme soluzione della nostra disequazione è dato da tutti i punti dell'asse reale ad esclusione del meno 3, poiché solo nel punto di ascissa meno 3 la nostra parabola non si trova al di sopra della retta. Possiamo dunque scrivere l'insieme soluzione, affermando che va bene ogni x tranne il meno 3, cioè la soluzione è ogni x diverso da meno 3. Ricordate dunque, quando il discriminante è nullo, bisogna disegnare una parabola che interseca l'asse delle ascisse in un solo punto, e siccome il verso della disequazione è maggiore, va bene ogni punto della parabola, tranne il vertice, poiché il vertice è l'unico punto della parabola che non si trova al di sopra della retta. Passiamo ora ad un altro esempio. La situazione è molto simile a quella vista nell'esempio precedente, solo che in questa disequazione è presente il verso maggiore o uguale a 0. Siccome il polinomio presente nel termine di sinistra è un quadrato di binomio, possiamo già rappresentare la parabola stilizzata, che tocca l'asse delle ascisse in un solo punto, poiché quando è presente un quadrato di binomio, come abbiamo già detto, il delta è nullo. Per chi fa fatica con le scomposizioni, riporto il calcolo del delta, che, come già anticipato, è uguale a 0. Osserviamo ora il verso della disequazione. È maggiore o uguale. Ci dobbiamo dunque chiedere quali sono i punti della parabola che si trovano al di sopra oppure toccano la retta, cioè si trovano alla stessa altezza della retta. Evidentemente questo punto va bene. Quest'altro punto va bene, anche questo si trova al di sopra della retta, anche questo e anche tutti quelli a destra del vertice. E, osservando bene, ci accorgiamo che anche il vertice va bene, poiché il vertice si trova alla stessa altezza della retta, e dunque tutti i punti della parabola si trovano al di sopra oppure alla stessa altezza della retta, e dunque la soluzione della nostra disequazione è data da tutti i punti della retta reale, compreso il vertice.
Non è dunque necessario calcolare l'ascissa del vertice, poiché il vertice è un punto come tanti altri e soddisfa la nostra disequazione come ogni altro punto della parabola. Possiamo dunque affermare che ogni punto della retta reale soddisfa la nostra disequazione e dunque la soluzione è qualsiasi numero reale, cioè ogni x appartenente a R. Analizziamo ora il caso in cui nella nostra disequazione è presente il verso minore. Si tratta del caso più semplice, poiché dopo aver capito che il discriminante è nullo ed aver rappresentato la parabola che tocca l'asse x in un solo punto, osserviamo il verso della disequazione, che è minore. Dobbiamo dunque individuare i punti della parabola che si trovano al di sotto della retta. Evidentemente, nessun punto della parabola soddisfa questa condizione, poiché tutti i punti si trovano al di sopra della retta e anche il vertice si trova alla stessa altezza della retta, e dunque non si trova al di sotto della retta stessa. Possiamo dunque concludere che nessun punto della retta reale soddisfa la nostra disequazione e dunque la disequazione è impossibile, cioè non esiste alcun numero reale in grado di soddisfarla. In simboli, non esiste x appartenente a R. Consideriamo ora l'ultimo caso, il caso in cui è presente il verso minore o uguale a 0. Evidentemente la procedura è identica a quella degli esempi svolti visti in precedenza. Dunque, dopo aver rappresentato la parabola che tocca l'asse x in un solo punto, il vertice, dobbiamo osservare il verso della disequazione, che è minore o uguale a 0. Ci dobbiamo dunque chiedere quali sono i punti della parabola che si trovano al di sotto della retta oppure toccano la retta stessa? Evidentemente nessun punto della parabola soddisfa questa condizione, ad eccezione del vertice, che si trova a contatto con la retta, cioè tocca la retta stessa. Dobbiamo dunque determinare la sua ascissa risolvendo l'equazione associata mediante la formula semplificata x uguale a meno b fratto 2a e dopo aver semplificato otteniamo x uguale a meno 3 che riportiamo sul grafico. L'unico valore della x che soddisfa la nostra disequazione è dunque x uguale a meno 3, poiché il punto di ascissa meno 3 è l'unico punto della parabola a contatto con la retta, mentre nessun altro punto si trova al di sotto della retta stessa. Analizziamo ora velocemente il caso più semplice, il caso delta minore di 0. Come già anticipato nel tutorial precedente, quando il discriminante è negativo, l'equazione associata, che si ottiene sostituendo il maggiore con l'uguale, non ammette alcuna soluzione reale, cioè è impossibile. Graficamente, supponendo di avere il coefficiente a positivo, la parabola si trova completamente al di sopra rispetto all'asse x, e dunque le due curve non si intersecano in alcun punto. Osserviamo ora il verso della disequazione, che può essere maggiore o maggiore o uguale a 0. Ci dobbiamo dunque chiedere quali punti della parabola si trovano al di sopra della retta oppure toccano la retta stessa? Evidentemente tutti i punti della parabola si trovano al di sopra della retta ed è dunque evidente che ogni punto della retta reale, cioè ogni valore reale dell'incognita x, soddisfa la nostra disequazione. Analizziamo ora l'ultimo caso che ci si può presentare. Si tratta di nuovo di una disequazione con discriminante negativo e dunque l'equazione associata è impossibile, cioè non ammette alcuna soluzione reale e la sua parabola rappresentativa si trova completamente al di sopra dell'asse x, poiché il coefficiente a è positivo. Osserviamo ora il verso della disequazione, che può essere o minore oppure minore o uguale a 0. Ci dobbiamo dunque chiedere quali sono i punti della parabola che si trovano completamente al di sotto della retta oppure, nel caso di minore o uguale, toccano la retta stessa? Evidentemente nessun punto della parabola soddisfa le condizioni richieste, poiché tutti i punti della parabola si trovano completamente al di sopra della retta. Dunque nessun punto della retta reale soddisfa la nostra disequazione, che risulta impossibile. Pertanto il suo risultato è non esiste x appartenente a R. Facciamo ora un breve riepilogo.
In questo video abbiamo visto come si risolvono le disequazioni in cui il discriminante è nullo oppure negativo. Abbiamo sempre supposto che a, il coefficiente del termine di secondo grado, sia positivo, in modo che la parabola rappresentativa abbia sempre concavità verso l'alto. Quando il coefficiente del termine di secondo grado si presenta negativo, è sufficiente cambiare tutti i segni della disequazione ed il verso, in modo che a sia sempre positivo. Quando il discriminante è nullo, la parabola rappresentativa tocca sempre l'asse delle x in un solo punto. Una volta rappresentata la parabola, bisogna analizzare il verso della disequazione. Quando il verso è maggiore, la disequazione è soddisfatta da ogni x, tranne il punto in cui la parabola interseca l'asse x, poiché tutti i punti della parabola si trovano al di sopra dell'asse x, ad eccezione del vertice. Vi ricordo infatti che maggiore di 0 vuol dire che vanno bene tutti i punti della parabola che si trovano al di sopra della retta. Quando nella disequazione è presente il verso maggiore o uguale a 0, la soluzione della disequazione è ogni x appartenente a R, poiché tutti i punti della parabola si trovano al di sopra della retta oppure la toccano. Quando nella disequazione è presente il verso minore di 0, non esiste alcun numero reale x che la soddisfi, poiché nessun punto della parabola si trova completamente sotto la retta. Ed infine, quando nella disequazione è presente il verso minore o uguale a 0, l'unico punto che soddisfa la disequazione è il punto in cui la parabola tocca l'asse x, poiché nessun altro punto della parabola si trova sotto l'asse x. E dunque abbiamo come risultato x uguale a x1, dove x1 è la soluzione della nostra equazione associata. Osservando i 4 casi appena trattati, possiamo notare che solo nel caso in cui la disequazione abbia verso maggiore di 0 oppure minore o uguale a 0, dobbiamo risolvere completamente l'equazione associata in modo da determinare il valore della x, poiché negli altri due casi, col maggiore o uguale a 0 e col minore di 0, è superfluo risolvere l'equazione, poiché il risultato è o sempre vera oppure sempre falsa e dunque non ci interessa trovare il valore finale della x. Dunque gli unici due casi da risolvere completamente sono il primo e il quarto. Con il discriminante negativo invece la situazione è molto più semplice, poiché considerando a positivo, la parabola rappresentativa si trova completamente sopra l'asse x e dunque sia nel caso in cui la disequazione abbia il verso maggiore di 0 che nel caso in cui il verso sia maggiore o uguale a 0, la disequazione è verificata per ogni valore della x, mentre nel caso in cui il verso sia minore oppure minore o uguale a 0, la disequazione non è verificata per alcun valore della x ed è dunque impossibile. Prima di terminare vi assegno qualche esercizio. Nella colonna di sinistra vi ho assegnato alcune disequazioni con discriminante nullo e fra queste ho inserito anche 2 disequazioni monomie, mentre nella colonna di destra ho inserito 8 disequazioni con discriminante negativo, tra cui alcune pure. Vi ricordo, per risolverle, che la prima cosa da fare è quella di riordinare le disequazioni ed eventualmente cambiare tutti i segni ed il verso in modo che il coefficiente a del termine di secondo grado risulti positivo. Solo a questo punto potrete disegnare la parabola ed individuare i risultati della disequazione. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video tutorial vi fornirò uno schema riassuntivo sulle disequazioni di secondo grado e risolveremo insieme alcuni esercizi un po' più complessi. Vi aspetto! Ciao!